Per il nostro tutorial metto su 26 catenelle con uncinetto numero 3 e Swan Rowan. La lunghezza della mia catenella è di circa 14 cm, quindi andate a regolarvi in base al filato le vostre catenelle, quante devono essere per arrivare a 14 cm. Con il Rowan 26 catenelle equivalgono a 14 cm. Adesso guardate, io entro nell'anellino dietro, quindi qui vedete la catenella, entro nell'anellino dietro e inizio a lavorare le mie maglie basse. Quindi vedete, in ogni punto lavoro le mie maglie basse, quindi una maglia bassa in ogni punto. E lavoro in questa maniera qui, quindi una maglia bassa in ogni punto fino alla fine della riga. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto, il lavoro si presenta in questa maniera. Adesso io giro il mio lavoro, lo giro senza fare la catenella per aiutare le principianti. Allargo, vedete, solo leggermente il punto dove ho il mio uncinetto, entro, guardate, nel punto subito, in questa maniera carico il mio filo e lavoro di nuovo una maglia bassa e vado, vedete, a proseguire in questa maniera qui, lavorando una maglia bassa in ogni punto. Quindi entriamo prendendo entrambe, vedete, le asole, carichiamo il filo e lavoriamo una maglia bassa. Quindi maglie basse fino alla fine della riga. Arriviamo, vedete, alla fine della nostra riga, lavoriamo l'ultimo punto a maglia bassa e questo, vedete, è il risultato. Adesso giro, vedete, il mio lavoro sempre senza fare la catenella, allargo leggermente il filo sull'uncinetto e dentro, vedete, nel punto subito dove è l'uncinetto entro e lavoro un'altra maglia bassa e lavoro sempre righe di maglia bassa in questa maniera, vedete, lavoro piano piano per farvi vedere. Per tutte, quindi, le righe che vado a lavorare, quindi per tutta l'altezza di questo borsellino vado a lavorare a maglia bassa. Quindi andate a proseguire lavorando sempre delle maglie basse, ne avrete 25 in totale. Giriamo il nostro lavoro sempre alla stessa maniera e iniziamo senza catenella. Ovviamente chi è più esperto e preferisce lavorare la catenella può procedere con la catenella, è a vostra discrezione. Io adesso vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Allora, io ho proseguito per 52 righe, che sono un'altezza di 24 cm e una larghezza di 14 cm. Adesso come dobbiamo proseguire? Dove abbiamo, vedete, l'ultimo punto che abbiamo lavorato, adesso andiamo a lavorare un giro tutto intorno al nostro pezzo. Quindi io mi trovo in questa maniera qui, vedete, entro nello stesso punto, quindi qui vedete l'ultimo punto che io vado a lavorare, quindi termino la mia riga con questo punto basso, ne lavoro un altro per girare, quindi lavoro un altro punto basso nello stesso punto. Adesso dobbiamo allargare il lavoro per capire lo spazio di ogni riga, quindi allargo il lavoro, vedete, qui ho una riga e lavoro una maglia bassa. Allargo di nuovo man mano, vedete, il lavoro, così vedo le righe, e qui ho un'altra riga e lavoro un'altra maglia bassa. Di nuovo allargo il lavoro e qui ho un'altra riga e lavoro un'altra maglia bassa. Di nuovo allargo il lavoro e qui ho un'altra riga e lavoro un'altra maglia bassa. Quindi lavoriamo delle maglie basse fino ad arrivare nel primo angolo.
Arrivo, vedete, nell'ultima riga, quindi ho lavorato in ogni riga, vedete, delle maglie basse. Questa è l'ultima riga da lavorare la maglia bassa. Adesso devo salire, vedete, sul lato anteriore, quindi ho già il mio uncinetto così e abbiamo il primo punto, quindi entro all'interno in questa maniera e lavoro una maglia bassa. Ovviamente vedete abbiamo un po' più di spazio, diciamo, per girare in questa maniera, così, vedete, quindi io lavoro un'altra maglia bassa, quindi in ogni angolo ne lavoro due, di cui una verrà calcolata nel laterale e l'altra sul frontale. Quindi adesso vedete, semplicemente andiamo a lavorare tutte le maglie basse che abbiamo sul davanti, quindi 2 asoline sempre e maglia bassa, e di nuovo maglia bassa e maglia bassa in ogni punto, fino ad arrivare al nostro angolo. Arriviamo, vedete, nell'angolo, io lavoro l'ultima, guardate bene, l'ultima maglia bassa sulla riga del davanti, ne lavoro un'altra nello stesso punto, quindi entriamo di nuovo e ne lavoriamo un'altra, quindi 2 maglie basse anche in quest'angolo. Adesso dobbiamo allargare sempre, vedete, per vedere la riga, la prossima riga dove noi abbiamo lavorato qui, quindi la prossima riga, vedete, è qui, entro e lavoro una maglia bassa e porto già con me, vedete, il filo di quando ci siamo agganciati con la catenella. Di nuovo allargo la lavorazione, la prossima riga è qui e lavoro la prossima riga. Allarghiamo sempre la lavorazione per individuare la riga, questa è una riga, questa è un'altra riga, quindi entro nel prossimo. Ho lavorato, vedete, questa riga, la prossima devo individuare la prossima che è questa, vedete, quindi man mano che lavoriamo il lavoro si stende bene. Andiamo a proseguire fino ad arrivare all'ultimo angolo. Quando arriviamo, vedete, quindi nell'ultimo punto abbiamo lavorato l'ultimo angolo, quindi abbiamo iniziato qui, vedete, abbiamo completato il nostro giro, completiamo la riga superiore, quindi ci troviamo nell'ultimo punto, vedete che abbiamo lavorato, entriamo nel primo punto superiore così, lavoriamo la prima maglia bassa e ne lavoriamo una seconda come abbiamo fatto in ogni angolo. Adesso su ogni maglia bassa lavoriamo una maglia bassa, quindi vedete abbiamo le maglie basse che sono dell'ultima riga del nostro pezzo fino ad arrivare all'angolo dove andiamo a chiudere il lavoro. Arrivo, guardate, dove ho praticamente i 2 punti, quindi le 2 maglie basse nello stesso punto. Lavoro l'ultima in questa maniera qui e qui vedete in quella dove ho la seconda, quindi l'aumento, entro all'interno e lavoro una maglia bassissima e una catenella e qui vado a mettere un marcapunti perché qui inizieremo il nostro laterale, quindi ricordatevi di mettere un marcapunti per ricordare bene, diciamo, dove abbiamo iniziato la lavorazione, perché adesso andiamo a proseguire ovviamente a maglia bassa. Nel punto subito dopo, quindi qui vedete abbiamo fatto una maglia bassissima, il punto subito dopo è questo, entriamo e lavoriamo una maglia bassa. Andremo a lavorare in centimetri dalla catenella circa 8 centimetri, ok? Che nel mio caso sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 maglie, ok? Quindi andiamo a proseguire lavorando una maglia bassissima in ogni punto.
quindi saranno 17 maglie totali, nel mio caso di 8 centimetri. Quindi se non usate lo stesso filato vi raccomando di guardare i centimetri, ok? Rifatevi ai centimetri. Ovviamente arriviamo fino al marcapunti. Quando arriviamo al marcapunti chiaramente lo togliamo e lavoriamo l'ultimo punto. A questo punto vedete giriamo il nostro lavoro perché dobbiamo andare a creare un laterale. Io non realizzo la catenella, entro, vedete, nel punto subito dove ho agganciato l'uncinetto, carico il mio filo e lavoro la mia maglia bassa. Entro nel prossimo e lavoro la maglia bassa. Quindi una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare al nostro marcapunti. Quando arriviamo, vedete, al nostro marcapunti, chiaramente lo togliamo ed entriamo proprio all'interno, vedete, del punto, in questa maniera qui, e lavoriamo l'ultima maglia bassa. Giriamo di nuovo il nostro lavoro, entriamo nella maglia subito dall'uncinetto e di nuovo maglia bassa. Quindi io adesso vado a lavorare un tot di righe, che non saranno ovviamente tantissime, per il nostro laterale. Quindi maglia bassa fino alla fine, giriamo il nostro lavoro e di nuovo maglia bassa. Adesso vado a fare delle righe, vi dico quante righe totali ho realizzato. Ho proseguito, quindi vedete, ho lavorato 1, 2, 3, 4 e 5 righe totali. Adesso andiamo a rifinire, vedete, questo punto che esteticamente non è bello da vedere. Quindi entro, vedete, nello stesso punto dove ho lavorato l'ultima maglia bassa e lavoro una maglia bassa. Allargo un pochino sempre per vedere la riga successiva ed è questa, e lavoro la seconda maglia bassa. Allargo, entro nella terza riga, una maglia bassa, allargo, entro nella quarta riga a maglia bassa in questa maglia qui. Qui abbiamo, vedete, la quinta riga dove abbiamo iniziato e abbiamo, vedete, questo punto. Quindi io taglio il mio filo, lo vado a sfilare in questa maniera qui, con un ago a punta tonda vado a chiudere la lavorazione. Quindi mi trovo in questa maniera qui, vedete, qui ho il filo, entro nel punto da dietro, sul davanti, entro sul dietro in questa maniera qui e poi al centro, vedete, della lavorazione, così, ed ho chiuso la lavorazione. Ovviamente andiamo a nascondere all'interno il nostro filo, quindi qui siamo, ovviamente, vedete, sul davanti, entriamo in un punto per andare a nascondere la nostra lavorazione in questa maniera e andiamo all'interno. E dopo andiamo a saldare i nostri fili con l'accendino, come vi faccio vedere sempre. Adesso dobbiamo fare la stessissima cosa, quindi vedete come si presenterà. Questo verrà piegato, però anche se è piegato, vedete, esteticamente sarà comunque più bello da vedere. Adesso dobbiamo andare a fare la stessissima cosa di qua, quindi vado a vedere dove ho i due punti che ho lavorato, praticamente le due maglie basse lavorate nello stesso punto. Una maglia andrà calcolata, vedete, sulla parte frontale e l'altra nel laterale. Quindi io dalla seconda, vedete, qui vado a contare, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Sul 17° punto metto un marcapunti e da qui in poi inizio la lavorazione dell'altro laterale. Quindi tolgo il marcapunti
entro all'interno, mi aggancio in questa maniera qui, per non confondermi metto sempre il mio marcapunti e adesso entro, vedete, in ogni punto che segue e lavoro delle maglie basse. Quindi questa è la seconda, la terza, la quarta, la quinta, sesta, settima, ottava, nona, decima, undicesima, dodicesima, tredicesima, quattordicesima, quindicesima, sedicesima e diciassettesima. Quindi 17, vedete, maglie basse. Adesso giriamo il nostro lavoro e dobbiamo proseguire come dall'altro lato. Entriamo nel punto, vedete, subito dove ho l'uncinetto e lavoro delle maglie basse fino ad arrivare al marcapunti. Quando arriviamo, vedete, dove ho il mio marcapunti, ovviamente lo devo togliere e dentro, vedete, nel punto dove avevo il marcapunti e lavoro l'ultima maglia bassa per questa riga. Quindi devono essere 17, andate a contarle se avete dubbi. Adesso giriamo il nostro lavoro e chiaramente iniziamo di nuovo con le nostre righe. Entriamo nel primo punto, lavoriamo una maglia bassa, nel secondo una maglia bassa e così via. Quando arriviamo nell'ultimo punto giriamo, proseguiamo di nuovo fino ad arrivare a 5 righe come dall'altro lato. Una volta vedete che ho terminato anche di qua la quinta riga, taglio un po' di filo più abbondante che andrò ad usare per la cucitura. Adesso noi ci troviamo, vedete, in questa maniera qui. Ovviamente qui avevamo il filo per andare a sistemare il bordino, qui non ce l'abbiamo, quindi qui lo dobbiamo fare noi, ok? Noi abbiamo questa situazione così, quindi adesso ci agganciamo, vedete, in questo punto qui e andiamo a fare un bordo di maglie basse. Quindi una catenella, entriamo, vedete, nella riga dopo. Ovviamente se non vi dà fastidio lasciare in questa maniera che non si veda, insomma, non è un problema. Io vado a fare le maglie basse perché mi piace di più quando si apre il borsellino. Quindi maglie basse, vedete, in ogni riga, anche qui. Fino chiaramente ad arrivare, vedete, all'ultimo punto, dove abbiamo l'ultimo punto dove andiamo a chiudere. Quindi taglio il filo, sfilo così e vado a chiudere. Sul punto, vedete, che abbiamo dopo, entriamo così e poi da dietro e chiudiamo la lavorazione che verrà dritta. Quindi adesso andiamo all'interno del lavoro e chiaramente andiamo a nascondere il nostro filo in modo che non si possa sfilare quando andiamo ad usare il nostro borsellino. Dopo chiaramente andremo a sistemare tutti i nostri fili. Una volta, vedete, terminata la nostra lavorazione, si presenterà in questa maniera qui. Questo sarà il nostro dritto e questo il nostro rovescio. Eccolo qua.
Prima di passare alla cucitura dei laterali del nostro borsellino, io vado a tagliare una fodera ed uso il feltro da 3 mm. Questo faciliterà anche l'assemblaggio della tasca interna perché potrà essere incollata. Ovviamente la fodera andrà cucita poi ai lati del borsellino. Le misure che vedete sono le misure in base chiaramente al mio borsellino. Se lo fate di misure diverse, tenete conto che dovete tenervi giù di qualche centimetro rispetto al borsellino. Chiaramente prima di inserire la fodera dobbiamo andare ad inserire questa chiusura. Io ho preferito questa chiusura, ma chiaramente ne potete usare di qualsiasi. Allora, come prendo la mia misura? Allora, la prima cosa, giro, vedete? Io già ho preso la misura per farvi capire. Centro anche questo dove andrà posizionato lo scatto della chiusura. E qui vedete dove ho l'inizio e dove ho l'inizio piego. E prendo più o meno una centratura, che adesso vado a salire un pochino, altrimenti non riesco a farvi vedere in video. Perché più o meno deve combaciare, vedete, quando andiamo ad appoggiare questa. Allora, la mia larghezza è 14 cm, ve l'ho detto dall'inizio, quindi io a 7 ho preso la mia misura. Quindi che cosa faccio? La prima cosa vado a posizionare questo, che dovrà, vedete, c'è la linea di chiusura in questa maniera qui, quindi centrando il punto io devo andare ad allineare quasi precisamente qui. Ok, quindi andate più o meno a, ovviamente questa è la riga, vedete, anche l'altra riga deve essere, quindi le due devono entrare in maniera precisa. E anche qui dove ho il centro, vedete, tolgo il mio marcapunti, ovviamente lo tolgo e vado a centrare così. Dietro ho le alette che verranno chiuse, io adesso le chiudo così, ma ovviamente dopo metto anche la piastrina, giusto per farvi vedere in video. Quindi una volta che ho centrato questo, devo andare a centrare anche questo. Qui ho già il centro, vedete, tolgo il marcapunti e vado ad infilare dove ho il cerchietto e il centro e lo infilo così. Ovviamente andiamo a insistere un pochino per farlo entrare. Potrebbe essere necessario allargare prima un po' questa e poi la andiamo a restringere per far entrare meglio, perché dentro ci sono questi anellini, vedete, che poi si agganceranno bene bene al nostro cordino. Quando siamo sicuri che abbiamo preso bene la misura, quindi abbiamo infilato bene bene, vedete, fino in fondo qui, andiamo a stringere con una pinza, magari appoggiate un po' di tessuto, qualcosa per non graffiare ovviamente la chiusura. E anche qui andiamo a posizionare la pattina, quindi quella che ci permetterà di mantenere stabile la chiusura. Quindi solo quando siete sicuri che avete agganciato, vedete, in maniera precisa la chiusura, andate praticamente a fissarla bene bene, ok? Non prima, perché se avete commesso qualche errore siete ancora in tempo ovviamente per sistemare l'eventuale errore. Una volta che abbiamo posizionato la chiusura, possiamo passare a quella che è la fodera. Per prima cosa, vedete, di due pezzi uguali, il primo, quindi quello uguale all'altro, lo andiamo a posizionare su quello più grande, in modo da creare una tasca. L'altro pezzo invece lo tagliamo. Creando una pattina per la tasca interna del nostro borsellino. Andiamo a vedere bene la misura dove dobbiamo posizionare la tasca, vedete, non ci confondiamo perché deve essere messa al centro. Ho messo un piccolo segno e anche qui vado ad incollare. Ovviamente chi sa cucire può tranquillamente cucire invece di incollare. Questo è opzionale per chi non sapesse cucire.
Tenete presente che la colla si salda benissimo al feltro. Attacchiamo bene bene. Se combiniamo pasticci, con la trielina possiamo pulire la colla. Abbiamo, vedete, realizzato 2 tasche e mettiamo una pattina sul lato superiore. Lasciamo asciugare chiaramente bene. Come potete vedere ho centrato, vedete, la tasca. Adesso la andiamo a posizionare, ecco guardate, la tasca verrà al centro. La andiamo a posizionare chiaramente per andarla a cucire con il nostro ago e filo da pesca. Vado adesso con il mio filo da pesca e il mio ago, ho messo degli spillini, vedete, per fissare e vado a dare dei punti tutto intorno. Preferisco sempre il filo da pesca perché è molto resistente rispetto a quello di cotone. Andate a proseguire per tutto il bordo. Allora ragazzi, una volta che abbiamo cucito, vedete, nei lati la nostra fodera, praticamente, quindi il nostro pezzo di feltro, potete ovviamente, io ho incollato con la colla, ma potete dare anche dei punti anche con l'ago per una maggior sicurezza. Faccio vedere sempre come incollare il feltro, perché con la colla a caldo salda bene, ovviamente per chi non sa cucire. Chi sa cucire, insomma, può tranquillamente andare a cucire con il metodo classico. Adesso andiamo a vedere come dobbiamo fissare i nostri laterali. Allora, per i nostri laterali iniziamo piegando in questa maniera. Allora, noi abbiamo 5 righe di lavorazione, vedete, eccole qua. Quindi che cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo fare altro che andare a lavorare sulle 5, vedete, 1, 2, 3, 4 e 5 maglie frontali. Quindi andiamo a cucire su quelle frontali e dobbiamo fare la stessissima cosa anche di qua. Vedete, io conto 5 punti, quindi 2, 3, 4 e 5, anche qui metto un marcapunti. Quindi andiamo a lavorare sulle 5 maglie il nostro laterale con ago e filo. E inizio a cucire. Quindi qui ho, vedete, il laterale, lo piego in questa maniera qui e inizio a cucire. Quindi tenete presente che l'ultimo punto, eccolo qua, vedete? Quindi facciamo in questa maniera qui per farvi capire bene. L'ultimo punto, eccolo qua, sarebbe quello che inizia sul bordo qui, deve essere cucito qui. Quindi guardate bene, questo vedete è il laterale. Noi sulla prima maglia bassa visibile mettiamo il marcapunti, così non facciamo errori, quindi sappiamo bene che dobbiamo cucire così. Inizio a cucire entro, vedete, da qui e di fronte. Ovviamente qui non ho le maglie basse, poi entro nei lati e di fronte e faccio così. Quindi il nostro marcapunti ci servirà proprio a individuare, vedete, dove dobbiamo poi terminare e iniziare a cucire. Vedete, guardate, sono entrata qui e tolgo il marcapunti. Adesso abbiamo cucito qui, dobbiamo fare in questa maniera qui. Anche qui, vedete, io conto sempre le mie maglie, quindi le ho contate e sono 18 qui e devono essere 18 anche qui. Vedete, io ho contato da qui in poi, quindi da dove finisco, dove ho il marcapunti, quello per il piccolo laterale, vado a contare 18 punti e metto il marcapunti perché sono 18 anche qui. Quindi semplicemente, vedete, faccio così, entro
nel prossimo punto e di fronte così, prossimo punto e di fronte così, prossimo punto e di fronte così, fino ad arrivare chiaramente dove ho il marcapunti. Arrivo, vedete, dove ho il marcapunti, quindi nell'ultimo punto, e entro chiaramente anche nell'ultimo punto di fronte in questa maniera qui. Entro qualche volta in più, vedete, per fermare bene ovviamente l'ultimo punto, vi raccomando, fermiamolo bene bene, quindi vedete, entriamo bene bene, giusto un paio di volte, e poi rientro all'interno per chiaramente nascondere il filo. Vedete, io sono così, adesso vado sul punto, quello là, vedete che si trova sulla pattina, in questa maniera qui, e poi torno indietro in questo punto qui, per chiudere bene il nostro punto, e poi entro all'interno ovviamente a nascondere il filo del cordino. Andate ovviamente più all'interno per nasconderlo bene. Anche questo punto, vedete, questo qui, che è quello che abbiamo iniziato, noi andiamo all'interno e cerchiamo di nasconderlo ovviamente all'interno sempre del lavoro. Quindi questa è un'operazione che facciamo sempre. Adesso, come abbiamo fatto di là, vedete, io ho messo sia il marcapunti sui 5 punti da cucire il piccolo laterale, e poi sempre sulla parte alta del laterale 18 punti. Quindi voi andate a contare sempre i punti che avete qua. I punti che avete qua li contate fino ad arrivare alla prima maglia del lato, vedete, sopra, quindi del lato sopra il borsellino del bordo sopra, e andate a cucire. Io adesso vado a completare e poi vi faccio vedere il borsellino tutto cucito. Quindi ragazzi, una volta vedete che io ho cucito i miei laterali, eccoli, ecco come si presenta il nostro borsellino. Quindi i laterali li lascio morbidi senza fodera per avere più movimento ovviamente quando andiamo a infilare le cose. Ovviamente in base allo spessore che decidiamo anche l'altezza della pattina. Infatti la mia pattina non è molto alta, vedete? Non ho voluto fare una pattina troppo alta perché avevo una necessità di uno spessore, vedete, normale, quindi io non faccio una pattina troppo alta perché chiudo così a metà. È chiaro che se noi vogliamo più spessore dobbiamo fare la pattina più alta, e questo è ovvio. Quindi a questo punto il nostro borsellino è terminato. Vi ringrazio di aver visto il tutorial e di averlo eseguito con me. Mi fa piacere sempre vedere i vostri lavori. Se vi fa piacere condividerli, potete iscrivervi al gruppo Facebook di Le Amiche di Rosa Parlato YouTube su Facebook. E detto questo, io vi saluto e vi rimando all'ultimo tutorial realizzato da me.